In questo video descrivo quale attrezzatura utilizzo per pescare le carpe, con la tecnica chiamata metodo feeder. Questa prima parte riguarda le attrezzature, nella seconda parte parlerò dell'azione di pesca. Come in tutte le tecniche esistono molte varianti e quasi ogni pescatore ne sperimenta qualcuna e anch'io in questo caso non faccio eccezione. Inizio col descrivere i pasturatori. Ovviamente ne esistono di varie forme e misure, ma questi sono quelli da me usati. Il peso è di 35 grammi e solo nel caso si peschi su fondi melmosi conviene scendere nel peso. Questi sono i miei terminali. Utilizzo un amo del 10 piuttosto robusto e come filo un trecciato dello 0,16. L'amo è un Grub Barbless con occhiello, lo stesso che uso per la costruzione degli artificiali per la pesca a mosca. Come si nota, il terminale è molto corto perché sarà inserito all'interno della pastura. Credo che la maggior parte dei pescatori utilizzino una sola esca, ma io penso che utilizzarne due aumentino le possibilità nel caso in cui una si sfili e quindi monto due anellini. Il filo del mulinello, io normalmente uso un monofilo dello 0,30, viene collegato al terminale utilizzando il connettore in dotazione al piombo, come si vede dalla figura. I mulinelli utilizzati sono taglia 3000-4000 e le canne piuttosto flessibili, con potenza 50-70 grammi, sono di lunghezza compresa tra 3,10 m e 4,20 m. Le esche utilizzate nel metodo sono diverse. In alcuni casi vengono innescate direttamente sull'amo, per esempio con i bigattini. Io utilizzo questi pellet, che vengono ovviamente montati non sull'amo, che rimane quindi nudo, ma all'interno dei due anellini. Per ultimo, la pastura per l'innesco. E la parte più importante è quella più critica. La pastura deve avere due qualità, una però in contrasto con l'altra, ovvero deve essere abbastanza collosa e compatta da resistere al lancio e all'impatto sulla superficie dell'acqua e giungere sul fondo ancora integra. Arrivata sul fondo, deve però nel tempo più breve possibile sciogliersi, richiamando il pesce e portandolo scoperto d'insidia. Ahimè, non esiste la formula magica. Qui ci vuole tanta pratica e provare. Comunque io utilizzo una base di pellet che si trovano in commercio proprio per il metodo e che a seconda del prodotto lascio immersi nell'acqua per circa 30 minuti. Dopodiché elimino l'acqua e aggiungo una pastura a base di farina per rendere il tutto con quelle caratteristiche a cui prima accennavo. La dimensione dei pellet che preferisco è quella da 2 mm e anche per la pastura si trovano in commercio prodotti definiti collosi, adatti proprio per la tecnica feeder method.